Ciao, sono Ken, ingegnere software e lavoro principalmente su applicazioni React TypeScript per aziende. Negli ultimi anni mi sono trovato più volte davanti allo stesso problema. Costruire applicazioni complesse non significa soltanto creare componenti. Devi gestire le forme, i permessi, i ruoli, condizioni di visibilità, campi dipendenti da altri, logica di business e tutta questa logica finisce sparsa dentro l'applicazione. È esattamente da questo problema che è nato Dashforge. Dashforge è un framework di orchestratore per applicazioni React che prova a spostare questa complessità fuori dai componenti e renderla dichiarativa, prevedibile e riutilizzabile. In questo video voglio raccontarti perché l'ho costruito, cosa risolve e soprattutto per chi può avere senso usarlo. Immagina una classica applicazione Enterprise. In una certa pagina, in un certo modulo, ti tocca gestire dei campi dipendenti l'uno dall'altro. Possono essere nazioni, città, stati, o possono essere semplicemente in un e-commerce dove devi scegliere delle categorie. In questo esempio ti mostro come Dashforge orchestra proprio un problema come questo. Io ho semplicemente una categoria, seleziono la categoria elettronica e mi appaiono non solo il componente montato, ma anche il suo contenuto nel rispetto della categoria padre. Cambiando categoria book avrò lo stesso risultato con i campi, con i dati cambiati. Quindi se da una parte React risolve il problema di rendering, dall'altra Dashforge cerca di risolvere il problema di orchestrazione dell'applicazione. Andiamo a vedere in codice cosa è successo. Dashforge lavora esternamente alla render del componente. Le reaction permettono di stipulare una sorta di definizione delle azioni che devono essere compiute tra i campi, quindi valori di form esterne al comportamento del render dei componenti. In questo caso mettiamo un watch, stesso nome utilizzato da React.form non a caso, proprio perché sotto a livello di core uso React.form, metto sotto controllo la categoria e ogni volta che la categoria cambia vado a creare la funzione che mi permette di riempire la sottocategoria. Questa fetch è una fetch esterna, in questo caso è l'esempio qua, così per comprendere come può funzionare, ma come puoi ben vedere è tutto esternamente al render, sta fuori. I dati vengono coinvolti soltanto all'interno della reaction. Al montaggio della form, qui interviene React, creo la mia form, creo i miei valori predefiniti, aggancio la mia reaction e poi creo i miei componenti. Questi sono componenti di Dashforge. Quando dico componenti di Dashforge, cerco di giustificare il fatto che vengano creati dei componenti proprio per permettere di essere estendibili all'interno delle forme ed avere quelle proprietà di orchestrazione dell'applicazione stessa. La select è una select di Dashforge che permette di creare i propri dati statici, nulla di che. Questa è ereditata da MIUI, implementata per Tailwind nella stessa maniera, ma è agganciata sotto tramite il nome alla form che stiamo gestendo in questo momento ed è nativo. La seconda invece ha una particolarità estesa un po' più importante, il visible when. Questo visible when ha due opzioni. La prima, essendo sotto la form, accede direttamente all'engine. L'engine è quel metodo che dà la possibilità di arrivare direttamente al valore di un campo preciso per poterlo poi confrontare e verificare se quel campo è truth o no. Se è truth verrà visualizzata il componente, altrimenti no. Questa visible when ha un secondo
una seconda funzionalità, permette di gestire anche gli state locali del componente, quindi non è necessariamente legato alla form, può essere anche usato fuori controllando gli state. Infatti molti componenti di display, solo di visualizzazione, hanno il visible when proprio per permettere di poter essere visualizzati o meno a dipendenza delle condizioni di state che scegliamo di dominio. Con queste poche righe abbiamo orchestrato di fatto una form non complessa, ma che richiederebbe una certa complessità a doverla creare in maniera standard. Se avete qualche domanda in merito, qualche commento o volete provarla, potete andare sotto il sito dashforgeui.com oppure scrivermi nei commenti di sotto. Dashforge è ideale per team React TypeScript, per applicazioni enterprise, fintech, back office, dashboard complesse o prodotti con forte logica di business. Se invece devi creare un'applicazione piccola o una landing page, Dashforge probabilmente non ti servirà a nulla. Io vi invito ad andare sul sito dashforgeui.com, leggere la documentazione, scaricare la repo, provarla. Se volete provarla con la CLI utilizzando i due template a disposizione, landing o dashboard, un bel esempio, potete farlo montando l'applicazione senza dover installare le dependency. Grazie per avermi seguito, seguiranno un sacco di altri video, alla prossima!